Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Allora, Sarà un motivo. Vorrei fare un esempio. fotografia, Ma non ve lo faccio. attenditore biblica. No. Sarà un motivo. Ora, vorrei fare un esempio. Fotografia, Ma non ve lo biblica. faccio. Sarà un motivo. Cazzo guardi? E stupida la 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 la. Bentornati su Radio Rossonera. Anche se era già iniziata il Lunch Press, settimana scorsa ho avuto un sacco di, come dire, Leo, insulti per settimana. No, non è vero, non è vero. Qualcuno sì. Ciao a tutti, bentornati a chi non era già tornato. E oggi iniziamo con un threesome, perché insieme a noi c'è Jack. Ciao a tutti. Buongiorno. Tre come i gol visti a San Siro in Milan Cremonese, ma non proprio come ci aspettavamo. Non distribuiti come speravamo. Non mi svelare nulla perché io non l'ho vista la partita. Certo. Dovremmo essere primi a pari merito con Napoli. Sono stati giusto? 3 gol, non ti dico come distribuiti però. Comunque ragazzi, oggi abbiamo un sacco di cose di cui discutere. Ci sarà anche raga, quanto manca? La prima domanda che vi voglio fare per iniziare a inaugurare questa nuova stagione di Lunch per sé, quanto manca alla fine di questa stagione? Quanto manca la prossima? Io anelo la pausa nazionale. Sai, mi sembra sempre, l'abbiamo detto anche al post partita, di non aver mai finito. Cioè sembra che sia il terzo anno, però tutto di seguito da uno. Cioè non è mai finita la prima stagione, non è mai finita la seconda, non è mai iniziata la terza. Ma non c'è neanche il fondo, perché quando pensi di aver raggiunto il fondo del barile e si continua a scavare, ragazzi, c'è un sacco di cose divertenti di cui discutere, perché la gestione di Boniface, la gestione di Boniface, ditemi voi quello da cui volete partire. Jimenez Como che è un'ultima ora. Sì, un'ultima ora di le mercato. richieste di Allegri, Harder, ditemi voi da dove vogliamo incominciare. Prima però, ragazzi, vi voglio ricordare che dovreste e anzi dovete abbonarvi al canale di Radio Rossonera, perché noi saremo qua tutto l'anno in trincea, ragazzi, a prescindere a difendere i tifosi del Milan, perché altra cosa, so che ne avete discusso, tema. Anzi complimenti, veramente un bel colpo, l'intervista al tifo organizzato settimana scorsa. Vabbè, abbiamo giocato in trasferta con la Cremonese, ci sta. Anche col Bari prima. Adesso aspettiamo la prossima che giocheremo in casa. Quindi ragazzi, abbonatevi, perché Radio Rossonera c'è e ci sarà sempre per fare i nostri interessi, ovvero quelli dei tifosi, quelli che non mangiano il poké allo stadio. Possiamo a proposito, per che mangiano il panozzo allo stadio, deve essere quella roba che ti cola e ti fanno già la poké allo stadio. Io poi saluto quei tifosi turisti in realtà che sono stati immortalati a San Siro. Però ragazzi, la poké allo stadio, cioè come si mangia un panino con la salamella al matrimonio. Ma con anche c'erano anche le bacchettine. Il mio matrimonio sarà con i panini con la salamella. Ma certo, però dico tanta roba. È giusto. No, allora, partiamo da Milan Cremonese, direi che
che era l'unico argomento che non volevamo trattare. No, velocemente infatti. No, da dove vogliamo partire Milan-Cremonese, ragazzi? C'è tutto, è tutto sbagliato, come dice un noto trend, nel senso che il Milan perde forse con la squadra più scarsa della Serie A, insieme al Pisa che pareggia tra l'altro con l'Atalanta. Quindi in realtà Però esatto. aspetta, più scarsa, ma salutiamo Ciova, perché se c'è qualcuno che merita... No, ma senza astio, anzi, cioè, la Cremonese ha meritato di vincere la partita, anche questo è emblematico, cioè di fatto la 20ª squadra in Serie A merita di vincere contro il Milan, che parte malissimo, sia a livello di gioco che a livello di singoli, che a livello di errori, che a livello di difesa, che a livello di attacco. Cioè, quindi stai dicendo che la squadra di Allegri non ha giocato bene? Non ha neanche fatto quello che doveva fare, cioè difendere bene, non ha giocato. Iniziano i primi 3 punti persi e poi valgono come gli ultimi, Cioè non è che poi alla fine adesso dici vabbè, appena iniziato. Jack, è come il Napoli l'anno scorso che è partito con un 3-0, poi le ha vinte tutte, quindi dalla prossima, Jack, non si perde più. Ci dobbiamo aspettare. No, in tutta sincerità io più che col Napoli faccio confronto con la scorsa stagione, quando già diciamo che l'inizio sotto 2-0 per quasi tutta la partita contro il Toro, poi sì, era arrivato un pareggio con 2 gol un po' episodici, diciamo, c'erano un po' capitati tra l'89esimo e il recupero. Uno si aspettava, vabbè dai, almeno quest'anno cascasse il mondo, ma si può partire peggio dello scorso anno. Sì, invece si può partire peggio, si può vedere Bonazzoli però che rovescia. Questa società non ha l'ambizione di migliorarsi di anno in anno. Di peggiorarsi. Volete ritrattare quello che avete detto fin qua oppure rafforzarlo? No, rafforzarlo, anche perché poi contro la Cremonese è sembrato proprio alzare bandiera bianca anche lato cambi. Ne avevamo parlato, cioè posto che Allegri era molto scarico, non è che gliene faccio una colpa, ma probabilmente era un po' allibito da tutto quello che vedeva. Giri, vedi Ciukwueze. Esatto, cioè, Milan davanti aveva quello, in difesa aveva il solo De Winter. Milan ha una rosa assolutamente più scarsa di quella dell'anno scorso ad oggi, ma assolutamente numericamente insufficiente ad oggi. Cioè Milan non può affrontare un campionato con questa rosa. E oggi si parla di Menez, si parla anche dell'Atalanta su Musa. Milan, qualcuno andrà in campo. Cioè qualcuno devo pur comprare. Scaldati, Leo. Sì, allora, sì, esatto. No, più che altro, raga, chi fa gol? Jack, quanti gol ci garantisci se noi ti... Perché qui il problema di far gol, si cita Harder. Adesso ci arriviamo. Vorrei anche sapere perché abbiamo mandato via Camarda per poi prendere Harder, quindi un giovane per un altro giovane. Se tu hai la risposta... ho capito. Allora, no, secondo me il discorso dei gol. Allora, premesso che, visto che Allegri ha detto con una certa convinzione in conferenza stampa, ne abbiamo parlato diffusamente, che lui si aspetta dalla coppia Fofana-Loftus-Cheek non meno di 15 gol, ho paura che se vado lì io me ne chiede 20. Cioè, a me da solo me ne chiede almeno 20. Però, cioè, a parte tutto, secondo me dice il numero di partite. Sì, infatti, insieme c'è. No, allora ci sono state tutta una serie di cose, incluso il fatto, sempre legato a questo discorso dei cambi, che mi viene il paragone con l'altra big che tra l'altro ha proseguito nella sua linea negativa dello scorso anno, che è la Lazio, che è l'altra squadra che ha perso. Maurizio Sarri senza praticamente, tra l'altro, ma praticamente al 65esimo aveva già fatto tutti e 5 i suoi cambi per cercare di ribaltare la situazione. Allegri ha terminato con 3 cambi fatti, quindi vuol dire che 2 che aveva, perché aveva anche uno slot per farli, visto che Alex era entrato all'intervallo, ha scelto, cioè ha reputato che non ci fosse nessuno sufficientemente valido in panchina per innalzare per davvero il livello. Scusate, 70 e fischia 1000 persone allo stadio. 45. Ma 2 più forti di quelli che avevano in panchina non si trovavano. Secondo me sì, però era difficile far fare una prova a tutti e 75. Diventava complicato. E probabilmente anche con tutti i 75.000 in campo avremmo preso gol. Questo ormai io lo do per assodato. Però la roba che mi lascia un po' più, cioè non lo so, interdetto, a parte proprio questa scelta tra virgolette obbligata probabilmente di limitarsi solamente ai 3 cambi, è proprio l'andamento generale del fatto che, premesso che i 3 cambi non hanno portato niente. Poi anche un pochino distribuiti in maniera, non per ovviamente tirare la croce addosso all'Allegri, lungi da me la prima partita, distribuiti un po' male, un po' strani, perché comunque Modric messo a fare il regista basso, poi entra Yashari al suo posto, che non combina oggettivamente niente, da regista basso anche Yashari. Perché? Sì, però scusate, chi si aspettava un calcio champagne da Allegri evidentemente però calcio il punto è ci aspettavamo però di non prendere gol. Sicuramente, ma questo vi dà la percezione, e questa è una cosa che dicevamo già Edo da un mese.
a sta parte, la percezione di cos'è la difesa del Milan ad oggi. Cioè Milan ha una difesa, e io non ho problemi a dirlo, da settimo posto. Dal Milan ha una difesa da Conference League. Cioè Milan ha una difesa che per me non può assolutamente neanche giocarsi l'Europa League. In campionato ovviamente dico, non che non può giocare l'Europa League, però dico Milan non ha una difesa adeguata per niente in nessuno dei suoi elementi. I 4 difensori centrali che ha il Milan, dobbiamo vedere De Winter, Gabbia bene che stia al Milan eccetera, ma non è una batteria di centrali che non porta da nessuna parte. Perché a Pavlovic non li provano a scambiare i piedi? Sì, perché forse esempio. è peggio di così. Ma la roba incredibile che già ti faceva capire che era una partita strana. Il Milan gioca male tendenzialmente tutta la partita. Nel primo tempo 2 giocatori, ne parlavamo anche all'intervallo tra di noi che eravamo a San Siro, 2 giocatori fanno un'impressione particolarmente negativa. E sono i 2 che poi confezionano il gol al 46esimo. E Stupignan che crossa, qualcuno ci criticò, e Pavlovic che segna. Ok? Sono i 2 giocatori che confezionano il gol. Sono i 2 peggiori in campo nel primo tempo. E poi non è che nel secondo era difficile immaginare Stupignan tra i peggiori. Ma allora Stupignan paga. Diciamo che ovviamente la croce tra virgolette Teo Hernandez è grossa. Deve sostituire Teo Hernandez, non uno qualunque. Certo è che quei 45 minuti da mani nei capelli. Poi, 45 minuti da Fode Ballo Touré. Un po'. Con assist. Poi lui in realtà aveva palesato la roba più positiva della sua partita con il Bari, che non è stato ovviamente particolarmente eccezionale. Era che comunque dava l'impressione di una certa calma, ok? Di non sentire tantissimo questa tensione, questa pressione. Ecco, era con la Cremonese è esplosa tutta questa cosa, perché apriamo i giornali oggi e vediamo Gimenez interesse del Como. Ora, spiegatemi voi, è vero che mediaticamente parlando, dopo rispondiamo anche a chi dice delle critiche a Gimenez eccetera, è vero che l'interista Corona è uscito l'altro ieri eccetera, con un'indiscrezione è oggettivo, con un'indiscrezione su Gimenez che avrebbe criticato Allegri. Sì, tenendo sempre con le pinze quello che dice l'interista, come dici tu giustamente. Detto ciò, mi preoccupa più che altro che Milan non ha i laterali. Cioè, Milan ha un laterale e non ha la punta e non ha i centrali. È il più forte terzino abbiamo in rosa in questo momento? Paradossalmente sì, bisogna vedere a Tecame, ma Milan ad oggi non gioca coi terzini ma quasi coi quinti, anzi coi quinti di fatto. Il più forte è Saelemaekers ad oggi e non è un terzino. Scusate, mi prendo e ti tocca 10-15 secondi per dire scusa Alexis Saelemaekers. Continuo a ritenere ho visto altri giocatori al Milan, però noi avremmo bisogno obiettivamente di 11 giocatori che si impegnano come Saelemaekers. Siamo all'impegno. Da quel punto di vista, che gli vuoi dire a Saelemaekers? Poi tu giusto dici, se siamo appesi a Saelemaekers vuol dire che è un problema. Perché Saelemaekers è eventualmente la ciliegina, eventualmente quel giocatore di, tra virgolette, di contorno, e invece non lo è fondamentale. Però come mentalità molto bene. Ma comunque, ma anche proprio sul piano del campo, premesso che io a dirvi chi sono stati migliori contro la Cremonese non ce la faccio, però i meno peggio sono stati Modric e Saelemaekers, senza ombra di dubbio. Cioè non vi è dubbio, anche Pulisic non l'ha vista mai, con continuità, perché anche nel precampionato è sempre stato uno e anche col Bari era stato uno dei più brillanti. Ragazzi, qualcuno qua continua a parlare, poi chiudiamo su questo, su Stupignan. È chiaro che non li possiamo mettere adesso bollato come giocatore non adatto al Milan, però era abbastanza prevedibile. Teo si unisce alle voci quelli che prendono in giro il Milan. Vabbè, ma ragazzi, ma cosa bisogna fare? Anche Boniface, tra l'altro. Cioè, siamo una marchetta. Cioè, se il Milan pensava di presentarsi ai nastri di partenza con una fascia sinistra fatta da Pavlovic come braccetto e Stupignan come riserva Bartesaghi, io mi fermo qui. Cioè, io te la sei un po' cercata. Però Leo, appena mangiato. Hai ragione. Ce la siamo. Poi aspettiamo fine mercato. Ragazzi, siamo a fine mercato. Allegri ha fatto il summit domenica, probabilmente è andato lì. Ma apriamo questo capitolo, Leo, perché è quello che poi dà il titolo anche a questa puntata. Abbiamo letto di un lungo incontro ieri in sede. È chiaro, manca una settimana a fine mercato, quindi ci sta che molte squadre, come dire, provino a cogliere le opportunità. Noi prima di andare in vacanza avevamo parlato l'ultima settimana di briciole che cadono dal tavolo, però
Perché parliamo di questa spaccatura, Leo? Parliamo di questa spaccatura perché, al di là del fatto di avervela documentata da diversi mesi noi come Radio Rossonera, poi quando escono anche altre testate, allora giustamente li si dà credito. Ne ha parlato Fabio Caressa, ma non solo, ne ha parlato anche Pedulla. Ma è evidente dalle scelte del mercato che ci siano, come al solito, due linee, perché il capo di tutto è Giorgio Furlani, sempre da una parte, sempre dalla parte del bilancio, e dall'altra in questo momento ci sono Tare e anche Massimiliano Allegri, perché io sfido chiunque a credere che Massimiliano Allegri voglia Harder e non Dusan Vlahovic, quando invece il Milan per Boniface fa una figura, secondo me veramente, non dico a livello di Brown, ma quasi, perché lo prende, prestito oneroso, gli fa fare doppie visite e fin qua ci sta tutto, e poi va a chiedere lo sconto, cioè poi va a dire no vabbè, ok, il ginocchio è così, facciamo non oneroso. Tra l'altro anche alla clinica pare che abbia chiesto uno sconto sugli esami, sulle visite. Però cioè, che figura ci fai? Ma che figura ci Ciao, fai? Gesù. Col Bayer Leverkusen, col giocatore, con le altre squadre, cioè non si fa così. La posso riassumere? Ditemi se sto dicendo una castronata o meno. Jack, il mercato del Milan di quest'estate, lato cessioni, escluso Reinders chiaramente, che è un capitolo a parte, molto bene, perché abbiamo piazzato dei pacchi, lo possiamo dire, a delle cifre interessanti. Lato acquisizioni, insomma, sì, finora. Allora, il discorso secondo me anche sulle cessioni va un attimino scisso, nel senso che cessioni ottime come monetizzazione, come scelta degli uomini, e togliamo sempre Reinders da questa equazione perché Reinders è una roba già ampiamente fatta quando il Milan ha preso Tare. Cioè Malik Thiaw, 40 per Malik Thiaw sono tanti? Sì. Poi guardi la partita con la Cremonese, Malik Thiaw ti sarebbe servito? Sì. Da morire. Sì. Stesso discorso, e io ti dico, per me lo stesso discorso, e l'ho sempre detto, 1,40. vale per Noah Okafor per me, lo stesso identico discorso. 20-21 milioni del Leeds sono tanti per Okafor. Poi io ero lì con la Cremonese, con Leao fuori, con Boniface Però che non mi torna era nei un po' conti. pendente. Cavolo. Però non mi torna nei conti, raga. Noi abbiamo sempre criticato fino all'anno scorso il Milan anche lato cessioni. Diciamo, ma il Milan non è in grado di vendere. No, è vero. Arriva Tare, obiettivamente l'impatto di Tare si vede. Sì, nettamente. E questo dimostra che Tare ha le entrature giuste anche negli ambienti, perché per pezzare Okafor a 20, Thiaw a 40, eccetera, eccetera. Sul lato acquisti che cosa succede? È che poi arriva Furlani a rovinare tutto. Ma mi prendo la responsabilità di dirlo, a bloccare di fatto le cose, cioè l'accordo con Boniface, il fatto che ad oggi Dusan Vlahovic non sia Milanello. Ragazzi, parliamoci chiaro, dai, cioè è lui la punta che deve arrivare al Milan, lo vuole Allegri, lo vuole Tare, è la punta, ieri ha fatto gol, cioè in questo momento, per essere il 24 di agosto è la punta giusta per il Milan, cioè c'è poco da fare, non si può prendere Gyökeres eccetera, e invece non si va lì per un puro problema di ingaggio, ma così come sono state Brown, Pubil, cioè il Milan ha fatto veramente fatica in questo mercato in entrata. Yashari 2 mesi, adesso voi mi volete dire che Iglitare inizia a trattare Yashari il 30 di giugno e finisce a metà agosto, di fatto dando 1 milione in meno al Bruges di quello che... No, se è così, Tare aveva probabilmente capito eccetera, ci siamo già passati, vai lì, offri 38-39 subito e te lo porti a casa per la preparazione. Per me il mercato in entrata del Milan quest'anno è molto fallimentare, in questo momento molto manchevole, non sono stati sostituiti giocatori degnamente. Alcuni giocatori che sono arrivati sono anche buoni, Ricci, Yashari, per non parlare di Modric, ci mancherebbe anche altro, ma Milan davanti è un buco nero e dietro secondo me ancora peggio. Tanto che sembra che Allegri abbia chiesto non 1, come sembrava, come si vociferava all'inizio, non 2, come dicevamo noi, serve non solo la punta, serve anche il difensore, ma pare che abbia chiesto 3 acquisti da fare di fatto in una settimana in 3 reparti. La punta, e lo sappiamo, la stiamo cercando da 1 milione di anni, il difensore perché si è reso conto che il livello non è sufficiente, e anche un centrocampista in più. E allora qui arriviamo, ragazzi, perché dicevamo dei nomi che stanno circolando. Il più vicino, Jack, è quello di Harder, che è il come si dice, il sostituto di Gyökeres. No, perché pure adesso diciamo il sostituto di Gyökeres. Prospetto interessantissimo. Sappiamo che Allegri dei prospetti interessantissimi se ne fa fino a una certa, perché Allegri li preferisce pronti. Diamo un giudizio su Harder, e poi veramente spiegatemi questa cosa di Camarda. Se prendi Harder è inspiegabile. Tra l'altro Camarda che segnerà il primo gol in Serie A venerdì prossimo, questa settimana. Va a San Dio. Jack, io non capisco niente di calcio, spiegamelo tu, perché una squadra manda via un talento che ti sei costruito in casa, che
che non è partito malissimo No, quest'anno, nel precampionato no. Per andare a prendere un altro talento che sarà sicuramente appunto un talento, però è poco meno grezzo di Camarda. Allora, è 3 anni più grande, ha esperienze diciamo di prima squadra che Camarda di fatto non ha, e secondo me incide anche un discorso, almeno incide su Camarda, poi su Harder anche io lì, come dici tu, me la spiego il giusto, incide un pochino il discorso della pressione, ovvero già secondo me il Lecce in questo momento che ha venduto Kristovic all'Atalanta, faccio fatica a pensare che possa basare tutta la sua stagione, e ricordiamo che Lecce è una piazza che ha anche lì un certo tipo di pressione, non per obiettivi chiaramente di vittoria, ma per obiettivi di salvezza. Ma ce lo ricordiamo tutti il famoso rigore tirato a proposito di attaccanti del Milan da Lorenzo Colombo, quello che poi Baroni si lascia andare in ginocchio, piange, il rigore della salvezza. Quindi hai anche un sacco di pressioni da quel punto di vista. Pensare, considerando qual è la situazione, qual è la considerazione adesso del Bebote e Jimenez, di affiancare il solo Camarda a Jimenez e fare l'attacco con loro due, voleva dire mettere già tanto addosso a Camarda, che ricordiamolo viene da una stagione sostanzialmente in cui non ha giocato pochissimo, perché la sua gestione dello scorso anno sappiamo com'è stata. Harder, perché sicuramente come dici tu è un profilo sì interessante, però anche lì è quello che serve oggi al Milan. Oggi allora, no, il suo procuratore pensa di sì. Sì, ok. E dopo entriamo anche in quel discorso lì. Però quello che ti dico io è, per esempio, secondo me non è vero che Allegri non è in grado di valorizzare i giovani, però Allegri è molto abile a valorizzare i suoi. Non che non è in grado di valorizzare, che li preferisci più pronti. Sì, cioè, Allegri è bravo a valorizzare i suoi giovani, cioè si ritrova in una situazione magari di emergenza, per qualsiasi motivo, legato a infortuni, legato a giocatori che non sono al top della condizione fisica, eccetera, eccetera. È bravo a scovare nei suoi settori giovanili, soprattutto per esempio alla Juve, da quando è nata la Next Gen, ci ha lavorato molto bene con diversi profili del Next Gen e a portarli su e a farli crescere. Però giustamente lui dice io li ho, a maggior ragione in una squadra come il Milan che, e sappiamo tutto il contorno, ce l'ha l'Under 23. Tant'è vero se li che devo pare comprare, abbia chiesto Rabiot, pare che abbia chiesto ai giocatori se di più. se li devo comprare da fuori e non posso tirarmeli su dal mio settore giovanile, allora li voglio pronti. Ma sì. Leo, tu che sei il mio punto di riferimento per quanto riguarda i temi della comunicazione, ma Jimenez a chi ha legato la macchina? Non lo so. Jimenez, il mexicano ovviamente. Santiago. Sì, Santiago se la sta un po' regando da solo, condizione fisica da prima metà di luglio. Vabbè, ma lui è arrivato prima del raduno ancora. Ma lui è arrivato tardi. Lui è arrivato tardissimo, è arrivato un mese dopo. Come Modric. Sì, però è un ragazzo che è arrivato da 6 mesi, che da subito è stato messo in discussione le cose, eccetera. Qualcuno dice perché tutta questa... Allora, io il mio parere personale su Santiago Jimenez è che è un attaccante forte. È un attaccante forte, vede la porta, l'ha fatto vedere in diverse occasioni e per me può stare benissimo nel Milan. Ma il Milan è una polveriera, qualsiasi giocatore viene al Milan come lo United fa male, cioè tra l'altro United che è ripartito come il Mizzica, esatto. C'è qualche spirito che ci unisce con tra i diavoli e Red Devils. Santiago paga questo, paga una condizione fisica secondo me ad oggi non accettabile. Chiaramente non è che gli voglio togliere le colpe e tutto, però il Milan ha investito 35 milioni, tu devi puntare su questo giocatore, un giocatore ancora giovane eccetera, lo devi mettere nelle migliori condizioni anche comunicativamente di poter, cioè è stato lui stesso a togliersi dal mercato. Difeso, certo che se continuano a uscire voci che Harder piuttosto chi è che si è tolto al mercato? Santiago, lui stesso ha detto no, io resto qui. Esatto, Furlani ha preso sicuramente molto bene. Posto che Milan deve fare un'altra punta, non è che Santiago può pensare di stare da Scusate, solo, a proposito di punte, posso dire che ieri il Lille ha vinto 1-0? No, non me lo dico. Vabbè, ve lo voglio dire, ma l'avete visto il gol? Si è girato. Il gol in rovesciata? Si è che girato. Ha fatto? Sì, quello in precampionato. E ieri si è girato al 94esimo. Dai, fai un appello, giù, perché torni a Milano. Ti prego. Ricordati degli amici. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te in campo, abbiamo bisogno di te nello spogliatoio e noi abbiamo bisogno di te nello spirito, perché perché è la prima di campionato. Abbiamo fatto una partita e siamo già pieni, ma pieni rasi, ok? Ma sì. Cioè non ce la possiamo. Domani torna anche Dani, raga, quindi parleremo con Giroud eccetera. Però dobbiamo proseguire su gli assistiti di Busardò, perché l'altro nome che ha costato al Milan in queste ore è quello di Fabian, che è molto utile come trequartista al Milan, che gioca 3-5-2, devo dire. Bella pescata. Ti piace? Quindi riserva del Bologna a cui è dato Pobega, e quindi Pippo Bega probabilmente toglie il posto. Bella pescata, sì. Complimenti devo dire. Un trequartista che sì, può fare la mezzala,
un Milan che imposta la stagione 3-5-2, bella pescata. Ideale. Complimenti, l'ideale. Ma andiamo a vedere gli altri assistiti di Busaro. Magari c'è qualcuno che ci interessa un po' di più, no? Premesso che io continuo a pensare che il Milan, il centrocampista, non sia proprio non lo prenda. priorità assoluta. Però in difesa, secondo me l'unica cosa, come vociferavamo anche prima fuori, è che probabilmente lui inizi a vedere, visto che come diceva Leo siamo corti sugli esterni evidentemente, e non sembra che ci sia la particolare intenzione di prendere un esterno, da qui alla fine che lui inizi veramente a vedere Musa come un esterno a tutta fascia di riserva. In realtà Musa pare che sia Jack a 1 centimetro dalla cessione. Un centimetro è un po', mi sembra un po' pochino, però vediamo, sicuramente non è però uno. Quando le voci sono così insistenti, No, è le vero, offerte sono anche consistenti, sì, perché a non è un giudicare da quelle che sono non è No, ma come detto, allora, non c'è nessuno. no, ma è lo stesso discorso che abbiamo fatto anche grosso modo per tutta la settimana scorsa con Leo e con tutti gli altri. Io sono dell'idea che, e ne resto fermamente convinto, nello scambio, tornando al difensore, nello scambio fuori Ciao, dentro De Winter più 20 milioni, nonostante De Winter sia inferiore a Ciao come livello oggi, è uno scambio in cui tu esci vincente. Se quei 20 milioni poi, magari uniti ad altri budget che prendi da altre parti, li vai a reinvestire. Perché se tu non li reinvesti... saldo molto positivo tra cessioni e... Sì, ma cioè, se tu alla fine non li reinvesti quei soldi lì, è come se avessi fatto praticamente secco fuori Ciao dentro De Winter. E allora a quel punto uno scambio che a mio modo di vedere nasce favorevole ti diventa sì sfavorevole, perché a quel punto hai semplicemente abbassato il livello del tuo difensore centrale. Comunque grazie a Francesco Borghi che si è abbonato per il 35esimo mese, ragazzi, ma grazie. Il mese prossimo sono 3, Il mese prossimo sblocca il badge 3, quindi ti aspettiamo. Buon Busardò a tutti. Buon Busardò. Anche a te. Però ragazzi, se stiamo facendo un po' di nomi di nuovi acquisti, io non so quali sono tutti gli assistiti di Busardò, però so che c'è l'asta del fantacalcio, ragazzi, sì, in questo periodo, esatto. Soprattutto c'è l'asta per il fantacalcio composto da soli milanisti su Fantalgoritmo, ve ne parliamo da un mese ormai, trovate tutti i riferimenti, adesso ve li mettiamo anche in chat, li trovate in descrizione. Se volete fare Fantalgoritmo e il fantacalcio con noi questa stagione dovete iscrivervi. Battere Leo poi non è tantissimo, però c'è pure Edo, quindi allora vi ricordo 270 fanta milioni virtuali per costruire e senza la mediazione di Furlan, li potete spendere anche tutti. Non dovete per usarli altri giocatori oltre non dovete usarli a blocchi di 20, potete anche usarli esatto, il Furlano, l'unità di misura. Allora 25 giocatori, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Se avete, mi raccomando, il pallino delle statistiche, se siete come Jack sempre lì a fare i conti, i conticini eccetera, vedere anche lo 0-1 eccetera, Fantalgoritmo è lo strumento che fa per voi, non solo per le statistiche ma anche per i premi, perché ogni settimana potete vincere tante magliette di Estupinian, ma anche di altri giocatori. Io vorrei comprare quella della nazionale, se potessi. Potete vincere ogni settimana e soprattutto ci sono i super premi finali. L'iscrizione solamente €19,99, quindi state dentro anche nel Furlano. Sì. Poi tra l'altro sappiamo tutti che in realtà il premio più bello di tutti i Fanta e soprattutto di quello di Fantalgoritmo è poter prendere in giro poi i tuoi amici che avrete coinvolto in questo Fanta, prenderli in giro perché e noi ovviamente in chat. Chi vincerà il Fanta, lo possiamo dire, potrà decidere se mandare via o no Furlani. Non è vero, perché non è vero. No, perché però potrebbe essere perché se no non sarei qua, sarei a studiare tutto il giorno. Però uno di noi 3 può mandarlo via. Sì, grazie Patrick che fa 4 mesi e la domanda che fa è interessante, ma ragazzi, quota salvezza la raggiungiamo? Allora, siamo testa a testa con la Cremonese, però siamo già a -3. Siamo già a -3 dai e con lo scontro diretto a sfavore. Esatto. Sì, siamo sotto il Pisa, siamo sotto la Cremo. Sì, il fantabilancio l'anno prossimo potremmo lanciare il fantabilancio vinto da noi. Milan vince sempre. Mani bassissime. Ma ragazzi, adesso parliamoci chiaro, è il 24 di agosto e l'avevamo detto e ci dicevate, non tutti voi, aspettate il mercato, la fine.
avevamo detto, guardate che se arriviamo all'ultima settimana di mercato ne dobbiamo comprare 6. Cosa è successo? Ma soprattutto le briciole, quello che avanza biscarti delle altre squadre. Però abbiamo detto appunto che nessuno sano di mente ti vende un perno e un pilastro a... Grazie Teo. Grazie Teo. Sì, anche qui dicono che ti Teo vende della Cassano. il pilastro all'ultima di mercato. Però se doveste sbilanciarvi alla fine chi arriverà? Più che il nome, dove? Perché abbiamo detto Allegri ne ha chiesti tutti e tre. Secondo me arrivano tutti e tre. Sì, però sono Harder, Fabian e per spasto punto e Ocoli. Sì, esatto. Caleb Ocoli. Beh, siamo partiti da Leoni che guarda caso è andato a Liverpool. Rischiosa mossa questa di Leoni. Sì, però fatemi fare una parentesi. Se tu incassi 40 da Ciao e ne metti 10 in più, tu prendi De Winter e Leoni. Sì, dai. E allora lì ti dico, ci ragiono. E ne metti 10 che sono quelli che per dire hai risparmiato nel fuori Teo dentro Stupignan. Per dire. Perché praticamente con Teo hai preso sia Stupignan che Atecame. Appunto, per dire, poi nel senso... È vero, abbiamo verificato se Ocoli è di Busardò? Non ho verificato, però ho pensato a tutti i nomi dei difensori un po' più bruttini che sono emersi e lui è proprio lampato davanti agli occhi. Non possiamo chiedere alla Juve se ci ridà Calulu? Ragazzi, tra l'altro giocatore che in questo modulo di Allegri non è che era ci perfetto, stava come ideale. Il calcio sul poi vabbè, perché si può giocare a calcio senza Piercalulu e ci mancherebbe anche altro, però il punto è proprio questo: non siamo riusciti neanche a far lavorare Iglitare in santa pace. Ho sentito anche la voce Demiral, raga. Io vi voglio ricordare le dichiarazioni di Demiral perché mi sono rimaste stampate qua. Quando è che andò alla Juve? Qualche anno fa. Che c'era un'asta tra Milan e Juve. Ma ci prese un po' in giro anche lui. Io me le ricordo ancora le dichiarazioni. Quindi per me. Grazie a Io non guido il carro di Allegri 2,49 per dire basta a questo pianto degno di Inzaghi. Nel senso che basta, nel senso che stiamo finendo. È la prima di campionato e siamo già dietro la Cremonese. Dai, non lo so. cerchiamo di vedere le cose positive. L'anno scorso siamo arrivati ottavi, ragazzi. Forse arriviamo. E poi apriamo il capitolo. So che ne avete parlato la settimana scorsa, ma è un tema di cui penso discuteremo tutto l'anno. Questo stadio senza tifo. Trasferte. Brutto. 38 trasferte di campionato più speriamo 4, 5, 6 trasferte di Coppa Italia. Bontà divina che non abbiamo le trasferte europee, mi verrebbe da dire quest'anno. Ma ne parlavamo già l'anno scorso degli sbandieratori di Gubbio, perché adesso ci sono gli sbandieratori, lanciano le cose. Avete presente gli sbandieratori di Gubbio? Questo è il futuro di San Siro. Ma tu li dissi. Ma tu quando dice così tu li dissi. Se voi non siete mai andati all'apertura delle cantine in Umbria, mi spiace, è un problema vostro. Ma vedi, perché poi lo scaldo li devi dirsi. Su San Siro ne abbiamo parlato appunto settimana scorsa. Brutto. Cioè, è spettrale, è un teatro, non è il nostro stadio. Ma infatti, guardate, cioè, io vorrei veramente. Sì, aperto rischiamo di avere più tifosi che a Milano. Sì, questo è tra l'altro. No, certo. Io vorrei trovare degli appigli, vorrei trovare delle cose positive, vorrei parlare in modo positivo di qualcosa che succede, ma nemmeno andare a San Siro è più. Diciamo un piacere per questo motivo qua. Il Milan ad oggi non sta parlando con la curva, almeno lato curva ci è stato riferito questo, lato Milan non c'è stata data una risposta, quindi ad oggi il Milan non parla con il tifo organizzato e quindi questa situazione qua continua a essere uno stallo ed è drammatico. Io ho una proposta operativa proprio. Se incaricassimo Busardò perché si è proposto Salvini, ma non lo so, ogni volta che Salvini dice ma male. Busardò come intermediario tra la curva e la società? Sì, se gli manca. Non possiamo direttamente assumerlo invece, che tanto per essere venuti in scacco così. No, adesso tra l'altro vediamo, perché questo è un tema che ovviamente per quanto ci riguarda è un tema del Milan e ci frega solo del Milan, però ecco, diciamo che stasera, quando esordiranno anche i vincitori del triplete dell'anno scorso, sì, gli ingiocabili, esatto, quando esordiranno gli ingiocabili stasera, anche lì so che la situazione in questo ci sarà lo tema sciopero, dovrebbero andare via proprio. Quindi anche lì c'è questo tema, è un pochino delicato, quindi anche una roba che riguarda un po' Milano nella sua però sai, poi al di là interesse. Di tutto, poi gli ingiocabili vinceranno comunque 3, 4, 5, 7 a 0, 5 soprattutto a 0, ma la roba è, cioè secondo me il discorso principale, poi al di là di tutto quello che ci sta intorno, che ve l'abbiamo raccontato, è che quei cori, quella spinta di San Siro
è anche qualcosa che Luka Modric a Milan Bari ha chiesto. Ma dov'è perché quella cosa lì in partita... partita... Scusa Luca, ti chiediamo scusa davvero. Anche con la Cremonese è andato a un certo punto a cercare di incitare. Ma perché quella cosa lì è speciale. Quella cosa lì, quando Milan perde, trascina. Milan ha preso il secondo gol con la Cremonese, mezz'ora di piattume. E comunque eliminare il tifo non elimina i cori cardinali devi vendere, perché chi era allo stadio, no, uscendo l'invito si sentiva forte e chiaro. È vero. Sì, ma perché comunque non passa, cioè non è con, adesso dirò una roba un po' da regimi autoritari, però per certi versi non è con la censura che si ottiene, è quella roba lì, ma ragazzi, negli anni 20 in America il proibizionismo non ha impedito alla gente di bere, l'ha reso soltanto... ha soltanto bevuto sotto traccia, ma ha cosa bevuto ti è successo quest'estate? No, sì, è diventato saggio. Veramente. Poi questa cosa sul proibizionismo io e tiro l'alcol. fuori il proibizionismo e questi mi prendono anche in giro. Non so. Cerco di portare quel corso di cultura Lunchpress distrutto. Nascondere sotto il tappeto non elimina il problema. Milan ad oggi questa dirigenza e proprietà, i capi del nascondere sotto il tappeto, cioè tutto così. Ma ripeto, abbiamo dato i microfoni, questi microfoni qua, li vedete? Li abbiamo dati a disposizione anche del Milan, perché la questione della curva è una questione che va risolta. Però scusa, il Milan cosa ci ha risposto? Tu. No, però io sono andato in vacanza 6 mesi fa, che c'era il discorso presenza allo stadio, rinnovo abbonamenti, eccetera. Dopodiché andiamo a vedere, e il Milan da quel punto di vista ha forse il secondo o terzo risultato migliore da questo punto di vista. Vedo, non dura a lungo sta cosa. Se Milan va avanti così un altro anno, altri 2 anni, poi finisce. Ma e poi le voglio vedere. I 71, allora i dati sono proprio, non sono nascosti. 70-71 mila con il Bari, 16-17 di agosto e 75 contro la Cremonese. In entrambi i casi per me non meno di 5.000 erano ospiti e si sentivano ovviamente solo tutti. loro, soprattutto quelli del Bari, ma anche quelli della Cremonese hanno fatto un bel tifo sano, devo dire, ce l'ho percepito come abbastanza sano, ma comunque rumoroso, che si sentiva. Però il discorso è, nel momento in cui lo spettacolo offerto nel teatro di San Siro resta questo, a un certo punto, ragazzi, l'entusiasmo per la prima di campionato, magari io mi metto nei panni magari di un tifoso che dice cavolo, non vado allo stadio da tanti anni, vado non tanto per la partita, vado perché voglio vedere un pallone d'oro dal vivo, Luka Modric. A un certo punto però tutto questo passa. Se poi quello che vedo in campo è sempre questa robaccia qui, cioè ragazzi, la cosa migliore che hanno visto i 75.000 presenti è stata, piaccia o non piaccia, la rovesciata di Bonazzoli. Io ho un'idea di marketing, però, per chi rinnova l'abbonamento gli si può dare le bacchette per mangiare poké allo stadio. Sì. Una buona... Ti è presa bene questa va a mangiare poké con le bacchette, tra l'altro è una cosa che esula dalla mia non mi è rimasta qua, cioè no, io sushino da sport la prossima volta. Vero anche che poi dicono 75.000 biglietti venduti. Poi devo dire che con la Cremonese proprio pieno non era. Beh, io ho notato anche che non se ne parla su tantissimi media dell'assenza di tifo a San Siro. Come mai? Che spiegazione vi siete dati? Si parla solo di Boniface. Malissimo di Boniface, tra l'altro. E benissimo di Arde. Bravo, fammi dire questa cosa qua, che ci tengo, l'ho già detto la settimana scorsa. Adesso io non faccio nomi, ma tanto sapete a chi mi riferisco. Tutta la campagna mediatica contro Victor Boniface, secondo me è stata allucinante. Devo dire, una cosa del genere l'ho vista poche volte. E invece la beatificazione di Konrad Arder, francamente anche quella abbastanza inspiegabile, ma la cosa più inspiegabile sono le pagelle, perché questo vi fa capire che noi vediamo 3 partite diverse probabilmente. Alcune pagelle uscite, in particolare su Quotidiano Rosa, che dava a Alexis Saelemaekers 5,5 e a Estupinian e Pavlovic 6. Ora io, ragazzi, ognuno fa il suo lavoro. Io non mi metterei mai, per carità, a fare le pagelle, non sono obiettivo a quello che volete. Ma dare 6 a Pavlovic e Stupinian, ma con tutto il bene che li posso volere, che hanno fatto una partita dove non hanno visto mezza palla, è a lui. E dare mezzo voti meno a Saelemaekers, lascia stare il gol l'hanno fatto bene, ma se lo sono anche fatti fare prima. Cioè, nel senso, Stupinian per 45 minuti è stato tolto al 45esimo perché probabilmente Allegri non ne poteva più. Cioè, pieno anche lui. Di questa cosa qua. Pavlovic fa un gol, bene, bravo.
ma fa 15 Viene errori. fatti fare 2 quasi. Ne ha quasi perché- fatti fare 2. Quindi e Saelemaekers, che effettivamente, ragazzi, ecco, su quello un po' l'abbiamo fatto, no? Perché adesso diamo anche l'annuncio, abbiamo rinnovato e siamo super contenti di aver rinnovato la partnership con MSC Crociere, quindi trovate anche alla fine di ogni partita potete votare, decidete voi sul nostro profilo Instagram qual è il man of the match della partita corrispondente. Spoiler Modric. Spoiler, sarà 30 volte Modric. Per me quando gioca è sempre Modric, ma possiamo votare prima della partita. Esatto, 2 giocatori su 4 che ne dobbiamo scegliere, 2 facile, Modric, Saelemaekers, gli altri 2 dovuto un po' sparare nel mucchio. E Saelemaekers prende 5,5, mezzo voti meno di Estupiñán, che 45 minuti. Poi io spero che faccia 90 minuti sempre ad altissimo livello, ripeto, quei 45 Ma noi non minuti. tifiamo contro il Milan. Noi, io spero che Estupiñán finisca con 40 assist. Esatto. Dubito. Posso solo dire dubito? Ma No, se ma noi finisce con 40 io vado. Sì, E lo no, applaudo, ma noi perché ci tifiamo limitiamo. Milan. Ci limitiamo, ci basiamo su quello che abbiamo visto, sulla partita che abbiamo visto. Ora, poi per me le cose vanno sempre ponderate, nel senso che nel momento in cui Pavlovic e Estupiñán giocano quella partita lì, però poi segnano e il Milan quella partita lì la porta a casa 1-0, o magari addirittura, Bravo. cioè, o magari proprio estremo caso la pareggia 1-1. Allora dici ok, hanno fatto schifo, però il gol ha una certa importanza. Bravo. Hai perso 2-1. Quel gol lì non è servito a una bega di niente. Che cosa esattamente rende sufficiente la loro prestazione? Ma tralasciamo il discorso delle pagelle, ok? Torniamo un attimino al tema di prima che hai lanciato tu. Nel momento in cui sappiamo adesso qual è, perché almeno lo vediamo, non dico per tutti i tifosi milanisti, ma quantomeno per chi ci segue più o meno l'opinione mi sembra abbastanza condivisa. Se sbaglio smentitemi pure in chat. Nel momento in cui tutti abbiamo questo tipo di considerazione per determinati media e c'è questa campagna distruttiva verso Boniface. È incredibile. Peraltro il giorno dopo il titolo Boniface, ecco, arriva il ripiego del Milan. Poi l'Inter prende il ripiego di Manu Koné, però lui invece era il miglior centrocampista del pianeta Terra. E la settimana dopo vedo Harder esaltato, gasato, eccetera. Ci rendiamo conto che questo, se domani arriva Harder sta già sulle scatole a 3/4 dei tifosi? No, senza aver fatto ancora niente. Cioè già Noi per avevamo come te proprio l'hanno il titolo presentato, Fuck Me Harder, ma però. io lo voglio solo per quello. però poi diventava la bollina rossa. O harder, better, faster, strong, per ricordare Daft Punk, però vabbè. No, vabbè, ma il ragazzo che colpe ha adesso? No, No, nessuno. Però capisci che già me lo fai un po' andare di traverso se me lo È la campagna. se me lo condisci così, perché mi sembra che me lo vuoi far piacere per forza. Cioè, quindi mi stai capito? dicendo Me che lo vuoi abbiamo dei infilare giù a problemi di forza. comunicazione? No, perché io sono andato in vacanza 6 mesi fa e avevamo dei problemi di comunicazione, ma voi mi avete assicurato, guarda che quando torni invece avremo sistemato tutto, invece abbiamo dei problemi di comunicazione? Un filo. Ma giusto un pelino di problemi di comunicazione, ma problemi di comunicazione anche interna. Non abbiamo fatto fare il suo lavoro. Ma posso dire che il provvedimento più drastico che il Milan ha preso dal punto di vista della comunicazione è stato il taglio dei capelli a caschetto di Zlatan Ibrahimovic. Sì, bello. È stato il cambiamento più evidente nella comunicazione del Milan. L'altro Ibra messo. Ditemi se ne avete visto un altro, perché a me Però anche lì, ragazzi, anche su quello. Poi per carità, è meno rilevante di altro. Però vi chiedo questo. E Ibra? Sparito. vabbè, ma No, ho capito, non, Edo, non però- voglio spendere neanche 10 secondi. ma non su cioè... di lui. Ma capisci là dentro cos'è? C'è il Milan, cos'è? Ma non è anche una polveriera, è una bomba a orologeria. Cioè, Ibra adesso non c'è. Cioè, va lì, si Però presenta. Leo, scusa, avevamo esultato sempre, ripeto, 6 mesi fa, perché abbiamo detto in questo disastro totale una boccata di ossigeno rappresentata da Tare Allegri. Cosa sì, è successo? Ricordiamo che non Tare li non fa. è il direttore sportivo che voleva il buon Giorgio, eh? Tra l'altro, Però era quello che voleva Ibrahimovic. Sì, è vero, sì, era ma era Paratici anche quello che voleva gli è il buon rimasto fuori a Furlani, quindi poi l'ha preso, ma non lo fa lavorare. Ma è evidente, ragazzi, che non lo faccia lavorare. Non è che me lo sto inventando io, non lo fa proprio. Ma si vede dalle trattative. Ma secondo voi Gritare conduce le trattative in sto modo? Ci avete 2 mesi per rilanciare di $500,000 Yashari e va su Boniface con quella campagna lì e poi va su Harder. Mi sembra anche abbastanza evidente questa cosa qua. E grazie Giuseppe che fa 39 mesi e quindi anche senza Teo e Leo abbiamo perso. Ma è abbastanza emblematica. Ma infatti io bravo. mi ricollego a quello che dicevi prima, quando facevi la battuta del dire si può comunque giocare a calcio senza Kalulu. È vero, noi continuiamo anche a dire ok, cioè comunque sei il Milan, ma Leao manca una partita, vabbè, si può giocare a calcio senza Leao? Beh, mi pare di no, evidentemente. Cioè l'AC Milan non è in grado di giocare a calcio senza Leao, perché tra l'altro, tornando un attimo a difendere, permettetemi, il Bebote Jimenez, Allegri lo ha detto in tutti i modi possibili per tutelarlo prima ancora che mettesse in campo poi queste 2 prestazioni con Bari e Cremonese tutt'altro che convincenti, dicendo non è pronto,
gioca per emergenza, perché lui aveva in testa, infatti col Bari è partito così e con la Cremo sarebbe partito così, di giocare con Leao punta, Leao centravanti. Leao ci mette 13 minuti da centravanti a fare il primo gol della stagione del Milan in Coppa Italia. Poi c'è questo problema e Jimenez si trova costretto a giocare 90 minuti pieni con la Cremo e 75 praticamente con il Bari. Ma lui lo dice, farà quello che potrà, farà il possibile. Arriva in post partita, Jimenez ha fatto quello che ha potuto. Cioè lui lo sta difendendo perché, punto uno, a differenza degli ultimi allenatori ma che la ha avuto società, il Milan, come ha detto Leo, è stato lui che si è tolto dal mercato. Sì, nessuno ha difeso. Però queste, sai, sono anche sempre quelle dichiarazioni. Però un'altra roba che, se devo salvare due cose della comunicazione del Milan dell'ultimo periodo, le due interviste elitarie senza mezzi termini, è andato dritto, soprattutto quella prima della Coppa Italia in cui ha detto chiaramente sì, prenderemo l'attaccante, e poi c'è un po' depistati perché ha parlato soltanto di Vlahovic e Højlund come nomi e poi alla fine è andato su Boniface. Però dritto, chiaro, lampante, presente, visibile, che parla. E l'altro è Allegri, che a differenza degli ultimi due quantomeno allenatori che ha avuto il Milan, ha capito che andare lì e iniziare a sparare addosso ai propri giocatori non è la soluzione ideale. Ma il tuo giocatore lo vedi un po' in crisi, pace, vai lì e lo difendi, perché è il tuo giocatore e quello devi fare, così crei un rapporto. E infatti Jack, tra l'altro, insomma, le frasi, il concetto uscito poi dopo anche nella giornata di ieri, espresso da Caressa e Pedullà, che ne abbiamo parlato prima, delle divisioni di fatto che ci sono, è perché quest'anno non hai Fonseca, che ha, al di là di ufficio stampa o meno, c'hai Max Allegri. Ma quindi voi vi aspettate che loro due possano sbattere la porta da un momento all'altro a fine mercato? Fine mercato non lo so, però non so quanto gli possa andare bene a lungo a Massimiliano Allegri. Abbiamo visto la Juve come reagisce alla fine. Max prova a fare tutto quello che può, però poi se c'è da dire qualcosa, secondo me a volte lo dice, sul fatto che sia andato domenica a casa Milan. Edo, c'è da fare. Ma quello secondo me è abbastanza... No, sì, però vai lì e dici adesso però... Allora, fatemi ringraziare Gerti. Bentornato tu, Furlani, capace di fare tornare Fonsechi a dice, speriamo di no. Però volevo fare un passo indietro per tornare su Leao, perché tu dici ci ha messo 14 minuti a fare il primo gol della stagione, però io non ci capisco di calcio come voi, però posso dire che Leao in quella posizione comunque è sprecato, o comunque non sfrutti le capacità e le qualità di Leao? Non lo so. Questo non lo so. Dipende come giochi. Secondo me, esatto, cioè un'evoluzione di quel tipo di Leao, secondo me può avere senso. Ok? Ne ha parlato, peraltro, visto che l'abbiamo citato, ne ha parlato anche Caressa, che se ne è uscito ovviamente con una di quelle dichiarazioni estremamente titolabili in cui l'ha paragonato all'evoluzione che ha avuto Henry, che è partito esterno e poi si è accentrato. Ma chi, Matilde o Fabio? No, Fabio. Sì, esatto, era il mio assist intanto che finisci per andare da Mick Tossani, così chiediamo anche a lui questa cosa. Prego. No, io appunto voglio un attimino vedere, però secondo me a un certo punto l'evoluzione di Leao deve in qualche modo portarlo lì, perché parliamoci chiaro, se non li porta Rafa Leao i gol quest'anno, nessuno. Cioè, siamo veramente però in difficoltà. Tra questo che è una necessità, Jack, e il fatto di dire la posizione in cui viene valorizzato al meglio, io vorrei vederlo, perché secondo me in uno scacchiere di 3-5-2, quindi con un attaccante al fianco, in una squadra come quella di Allegri, che magari starà un po' più attenta in fase di copertura e di conseguenza tenderà ad avere un po' di spazio in contropiede, secondo me può veramente fare i buchi per terra Leao, messo lì. E quindi allora come unica punta, non come unica punta, come coattaccante. Ci sono partite e partite. Col Bari si parte con la coppia di attaccanti Leao Pulisic, per quanto poi in molte fasi del match Leao rimane unica punta, Pulisic si allarga a sinistra e Saelemaekers si alza a chiudere un ipotetico tridente leggero. Però cioè ragazzi, il Napoli col tridente leggero, Callejon, Insigne e Mertens ha fatto delle robe allucinanti, e soprattutto Leao ha fatto gol di testa, che è una roba che non gli ho visto fare 3 volte in tutta la carriera. È vero, questo è vero, non ha avuto paura di spettinarsi, lo dobbiamo dire con coraggio. Ma ragazzi, vi fermo perché da dove poteva ripartire Lunch Press se non dal nostro guru Michele Tossani. Ciao Mick. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Come stai? Va bene, anche se sono un po' inquieto perché vedo che il cellulare si è aggiornato da solo e ora presenta dei numeri enormi e una conformazione che mi è nuova, quindi ora dovrò imparare a usarla, cosa che non è facile da vietare. È il digital divide, Mick.
Allora, ascolta, mancano solo 37 partite alla fine di questa di questa stagione. No, aspetta, partiamo da Leao, che non c'era nell'ultima partita, però Mick, ci stavamo chiedendo, è quella la sua naturale evoluzione da punta? Ma io credo che Allegri lo voglia più vicino alla porta e che abbia scommesso parecchio sull'avvicinamento di Leao alla porta, sperando allo stesso modo che il giocatore poi risponda presente, cioè andando in doppia cifra a livello di gol, in una buona doppia cifra, quindi almeno una quindicina di gol. Quelle che dovrebbero tra l'altro garantire anche Loftus e Fofana insieme. Sì, un centrocampo tra l'altro mica a proposito, a questo punto la facciamo, da non riproporre secondo me. Questo però è un problema, nel senso che a Allegri piacciono quelle mezzali lì, cioè per Allegri le mezzali devono essere fisiche, box to box e andare in verticale. Il problema è che con quelle mezzali lì, io l'ho scritto anche sul mio blog, cioè con quelle mezzali lì quando attacchi un blocco basso fai fatica a palleggiare, cioè non puoi palleggiare in spazi ristretti con due buonissimi giocatori secondo me, ma che non sono adatti a palleggiare in spazi stretti perché non ne hanno le caratteristiche. Fra l'altro non ho capito perché Ricci è partito dalla panchina, e a proposito di mediana, anche se in realtà era un terzino che si alzava, non ho capito se Allegri ha già bocciato Estupiñán. Beh, dopo 45 minuti il segnale è stato forte. D'altronde 45 minuti Mick di rara bruttezza insieme ai 70 di rara bruttezza di Santiago Jiménez, quindi andiamo un po' per reparto, perché poi mi tengo la domanda grande sulla difesa perché voglio proprio sapere la tua su quello. Intanto la gabbia di Enrico.com, ragazzi, chi non lo legge è una brutta persona. Esatto. Chi non la legge è come i primi 45 minuti di rara bruttezza. E lo stesso si può dire però di Santiago. Ora, al di là del valore del giocatore, che secondo me comunque è valido, cosa non sta funzionando davanti per il Milan? Allora, per quanto riguarda Santiago, si è battuto, però Baschirotto, che io ho visto a Lecce per diversi anni e che non è propriamente netta, gli ha mangiato in testa, e quindi questo è un po' preoccupante. E secondo me il problema è che Allegri deve strutturare una fase di attacco un po' più articolata, non dico barocca, ma un po' più articolata, soprattutto quando la squadra non può giocare in transizione, perché la Cremonese si difendeva basso e quindi non c'erano gli spazi per andare in contropiede, anche se il problema principale secondo me resta che Allegri vuole giocatori autosufficienti, come non ha avuto nella sua ultima Juventus, infatti si sono visti i risultati, e come non sono tutti i giocatori del Milan, cioè Jiménez è un giocatore da servire dentro l'area, gli va portata la palla dentro l'area e non è un giocatore che può ricevere la palla a metà campo e poi andare in porta. Da questo punto di vista è più Leao, no? Ovviamente per caratteristiche, però ci sono altri centravanti che prendono la palla, si girano e vanno verso la porta. Jiménez è un giocatore d'area di rigore e quindi ha bisogno che ci sia dietro un attacco strutturato per servirlo, e Allegri fa fatica con questo tipo di attaccanti. Per finire, scusate, sull'attacco, perché il nome caldissimo in queste ore è quello di Harder. Mick è un attaccante, è quello che serve al Milan? Questo non lo so, però l'impressione è che il Milan stia andando anche perché i giorni scarseggiano, il tempo passa e credo che il Milan stia andando un po' sulle seconde, terze, quarte, quinte anche, perché non è riuscito a prendere le prime. C'è anche tutta la questione di Boniface, che Tare ci ha fatto capire, e loro lo sapevano, spero almeno, cioè che sia vero, che comunque lui aveva... basta aprire Google, peraltro. Sì, però forse i dirigenti a cui non fanno nemmeno quello. Comunque la situazione era quella, però loro ci hanno puntato parecchio, perché poi queste visite si sono prolungate per alcuni giorni, fra l'altro nella zona finale del mercato, in cui anche 24 ore sono vitali, perché passano i giorni e fra un po' il mercato chiude. A proposito di mercato che chiude, dietro Mick io ho apostrofato i 4 centrali del Milan da Conference League come pacchetto arretrato. Che ne pensi? Ma c'hanno difficoltà questo è l'altro punto interrogativo del sistema di Allegri, cioè nel senso, comunque Allegri
vuole dei giocatori che sappiano difendere l'area, ma questo se sull'attacco si poteva ragionare, dubbi sulla difesa c'erano fin dal momento in cui è arrivato Allegri. Cioè, noi sappiamo che Allegri vuole giocatori che difendano in blocco basso, quindi che sappiano difendere dentro l'area di rigore, e qui mi sembra che forse a parte Tomori, sì, Gabbia per certi versi, insomma non è che ci siano proprio delle presenze in area rassicuranti, e quindi anche lì bisognerà vedere che cosa deciderà di fare l'allenatore, cioè o si adatta oppure è un bel problema. Io invece, Mick, ti volevo fare una domanda su Saelemaekers, perché noi lo diciamo da anni dell'importanza e dell'utilità di un giocatore come Saelemaekers per equilibrare una squadra che negli ultimi anni ha peccato su tutto proprio di equilibrio, e a me tocca al 25, 24, 23, non mi ricordo di che giorno è, ancora leggere, però la Juve si è interessata a Saelemaekers, il Milan ci pensa, pipim pipam pipim pipero, cioè ce la farà la C Milan di Milano in questi 5 giorni finalmente a capire che Saelemaekers non va dato via? Ce la possiamo fare? Addirittura speriamo, è stato secondo me è stato il migliore o il meno peggio a seconda dei punti di vista. Però è una bella differenza il migliore e il meno peggio, Vabbè, secondo me il migliore. Vado per il migliore, che comunque secondo me se c'è da salvare uno è Saelemaekers. Ma io, insomma, dopo che hai smantellato praticamente destrutturato nel tempo la squadra che ha vinto lo scudetto, anche perché hai voluto cedere Saelemaekers inseguendo il miraggio di avere una fascia destra ultra offensiva come era quella di Teo Hernandez e Leao a sinistra, e dopo che l'hai prestato alla Roma, al netto dell'infortunio che l'ha tenuto fuori diverso tempo, ma insomma l'hai visto che impatto ha avuto, e che impatto ha avuto su di te averlo dato via l'ultimo giorno di mercato, insomma più di questo non so che debba fare questo povero ragazzo per essere confermato a Milanello. Stavamo dicendo, Mick, anche il Napoli come noi l'anno scorso è partito con una sconfitta. Cosa deve fare Allegri sostanzialmente da ieri? Allora, lui ha parlato, parto da quello che ha detto lui ha parlato di una squadra che non fiuta il pericolo, quindi e che non aggredisce la fase offensiva con determinazione, quindi sostanzialmente per me lui ha ridotto i problemi ai 16 metri, i tuoi e quelli dell'avversario. Secondo me invece il Milan ha problemi anche negli altri 70 metri, cioè nel senso è una squadra che deve sviluppare un certo tipo di gioco, deve mettere i giocatori nelle posizioni giuste, probabilmente Modric è inutile tenerlo così basso, anzi se lo spostassi un po' più in alto gli ridurresti anche il raggio di azione e quindi la fatica che fa in campo, deve ripensare l'organizzazione del centrocampo, insomma deve rimettere mano un po' alle sue idee iniziali che secondo me cozzano un po' con come è strutturata la rosa. Ma secondo te, l'ultimissimo, poi ti salutiamo, il centrocampo Modric, Ricci, Yashari lo vedremo mai? Credo di sì, perché comunque sono sulla carta sarebbero titolari, ammesso che ci siano i titolari nel calcio di oggi, ma insomma credo, mi sembra un centrocampo strutturato piuttosto bene, insomma, le caratteristiche dei giocatori le conosciamo, basta metterli nelle posizioni giuste, nelle condizioni di far bene. Poi ripeto, ci sta anche un centrocampo con Fofana e Loftus-Cheek mezzali, però magari in una partita in cui gli altri ti attaccano e tu riparti, non in cui devi attaccare te. Avete altre domande per Mick? No, a posto. O lo possiamo liberare? Mick, grazie mille, è sempre un piacere parlare con te. Grazie Mick. Grazie. Ciao. No, tra l'altro, adesso però toccando un attimo questo tema. Allora, Loftus-Cheek ne ha parlato anche il nostro editore nella nostra chat dopo la partita. Loftus-Cheek, il centrocampista, per favore. ma al di fuori di tutto, il centrocampista fisico che fa della fisicità la sua arma, eccetera, eccetera. Perché Loftus-Cheek fisico è stato sempre rotto, però. Ma al di fuori, ma perché verso Loftus-Cheek i giocatori della Cremonese hanno soffiato 3 volte durante la partita e lui si è sempre lasciato andare per terra? Per questa, il problema di rigore, cercando un rigore non sarebbe improbabile. neanche male, ragazzi. Avrebbe anche il fisico. Gli manca la testa. Cioè, mi sembra debole di testa. Lo so. Ma ogni tanto mi pare uno di quelli che ha il fisico ma non sa usarlo. Però io sono d'accordo con quello che ha detto all'inizio Mick, cioè per quello che gli ho fatto la domanda su Modric, Ricci, Yashari, perché
a meno che Allegri poi non sia cambiato. Anche secondo me il centrocampo che assomiglia più ad Allegri è quello che abbiamo visto contro la Cremonese. Sì, però non sono giocatori da blocco basso. Cioè tu quel centrocampo Edo me l'aspetto contro l'Inter, per dire. Me l'aspetto contro il Napoli, non me l'aspetto contro la Cremonese. Contro la Cremonese devi avere qualità, perché appunto devi avere qualità nei piedi, giocare Modric, Ricci, Yashari, secondo me su quello sei un po' tra virgolette intestardito, ma ci stai anche su quello. È la prima di campionato, io prima di dare colpe a Max Allegri lì sì che aspetto. Qualcuno dice il Napoli perde la prima. Sì signori, Napoli perde la prima, Conte sbotta, lì prendono McTominay e Lukaku, Sì, noi arriva dopo. Arder e Fabian, cioè riserva del Bologna. Trova le differenze, Jack, trova le differenze. Leggermente determinanti. Leggermente. I due. Lukaku, ti dico, per me Lukaku McTominay è abbastanza l'uomo E decisivo. Neres. Vabbè, è Per stato la eletto per la vittoria del campionato, è ripartito come E Neres. è ripartito peraltro come ha concluso. Però tornando un attimino al nostro centrocampo, secondo me dalle parole di Allegri emerge in maniera abbastanza chiara, da quelle parole in conferenza che abbiamo già citato, dei 15 gol in 2, che lui vede Loftus-Cheek e Fofana come una coppia, a mio modo di vedere intesa non come la coppia titolare, ma come una coppia nel senso che si alterneranno. Però per me vede come uno dei due slot mezze ali sempre uno tra Fofana e Loftus, e in due devono portargli 15 gol. Io dalle sue parole tendo a pensare questo, vedendo in mediana suppongo Ricci e magari nell'altra mezzala un po' di alternanza tra Yashari e Modric, qualcosa del genere. Però No, per me uno tra Fofana e Loftus lo vedremo sempre o quasi. E invece sforiamo oggi, Daniele. Fabian. Ma allora, Leo, perché la domanda è: basterà Fabian? Possiamo No, andare, perché, per favore? Basterà Faccia Fabian caldo. a risolvere tutti i problemi del Milan, raga? Io non rispondo. Se vuoi rispondere tu, rispondi. Io mi rifiuto. Ragazzi, cioè il Milan perde 1-2 con la Cremonese in casa, la prima giornata di campionato, vincono tutte le big tranne l'Atalanta, che ormai e la Lazio bisogna, non è più una che big. però bisogna vedere esatto quest'anno Atalanta e Lazio cosa faranno, e Milan risponde con Fabian. Cioè io cosa devo dire, ragazzi? Io cosa devo dire? Milan ha incassato 220 milioni di euro, se vende Musa ne incassa 250 e prendiamo Fabian. E in tutto ciò continua a non essere uscito neanche un benedetto nome di un difensore centrale. Ma in zero Ma difensore. il saldo positivo del mercato poi che fine farà? Tappa i buchi della mancata Champions già dell'anno prossimo. Consulenze? È già in prospettiva. Miscellanea? Dove andrà Varie ed ricercata eventuali. all'interno del Varie ed eventuali. Ma del Fabian bilancio. Ruiz ci dicono? Fabian non è Ruiz. Fabian, io pensavo lui, Allora, non è Fabian Ruiz. Fabian Ruiz vado a prenderlo in triciclo a Parigi Sì, ma mi e sembra lo per porto. PSG ha già chiamato Morgan e PSG perché mi sembra che non Per vedano querelarci. Quasi fatta. Morgan risponde anche e Anche dice no. no. Quindi raga, la notizia ve la diamo in diretta, il PSG non ci ha Non ancora ci ha offerto risposto. Fabian Ruiz. Non Esatto. al Milan, alla radio rossonera proprio. Se viene qui a lavorare. Tu cosa? Cioè, Tu ragazzi, cosa? a me sembra che non sia mai finita la scorsa, non è mai finita quella prima. Mi sembra di vivere un loop da 3 anni. Questo è il terzo. Infatti, prima ho visto Qual era quel film che ti sveglia, che si sveglia e vive sempre la stessa giornata? Jim Carrey, no? No, hai dei Truman riferimenti di Truman Show? No, non è The Truman Show. No? No, che continua a rivivere tipo 50 volte il primo bacio, una di quelle traduzioni improbabili hanno fatto in Italia. No, The Truman Show vive in un No, vive in una simulazione. in una però simulazione, tipo anche ma Shutter Island. ma è il una tempo roba del genere. passa, Sì. cioè non. Il giorno della marmotta, bravo Matteo, mamma che ignoranza! Vabbè, che ho capito, ignoranza. ma perché tu tiri fuori sti film giorno- del neoclassicismo ma italiano degli sì, anni 40? esatto. Ricomincio Cioè, da capo. Pasolini. Ma che film? Quell'altro ha detto Lino Banfi. Sì. Ha detto Lino Banfi. Albanese ha detto. Vabbè, Ma ragazzi, ma qua di cosa parla? possiamo staccare per il bene di tutti, per favore. Ma no, aspetta, l'ultima domanda su Rabiot che è stato fatto fuori. Non è fatto ha menato quello che ha dato al Bologna, tra l'altro. In questo momento, tra l'altro, un bello spogliatoio del Milan Ma servirebbe uno per calmare le acque, Cioè, tipo Adrien Rabiot, che le calma a manate. Si sono È randellati. intervenuta già la madre però per dire perché mio figlio è l'unico che non ha una seconda possibilità. Chi si vuole far picchiare? Raga, se c'è qualcuno che si vuole far picchiare da Rabiot per dargli una seconda Ci sarebbe opportunità. anche cambiato, se volete. Che vi 40 chiesto volte per- il primo bacio è arrivato Patrick, bellissimo. Ma quello Patrick. era su quello che ho un'altra detto io. piattaforma, era sulla piattaforma No. nera e arancio e quindi non... No, era il giorno della marmotta, raga. Il giorno di Marotta. Il giorno di Marotta era...
Il 31, ma che difficile. Questi ultimi 3 minuti sono stati veramente provanti. Veramente provanti. Va bene, dai, 14.02, l'abbiamo già detto che questa puntata era dedicata a Estupinian, non perché ci ha lasciato, ma perché è il nuovo... ma povero. Leo, chi è che vuoi adottare questa? Allora, hai adottato nell'ordine Ciucueze, Musa... Allora, io quest'anno... Però c'è da dire Musa ha tanti estimatori. Esatto. Io voglio dire due cose. La prima, vabbè, è che l'ho già detto, mi sono già espresso sul Bebote, però vedo che già lì stiamo andando... Allora vi gioco la mia fish, senza averlo mai visto giocare, su Atekame. No, mi ha preso Atekame. Rip Atekame. Jack? Alex Jimenez se va Como. Pietro Terracciano alla Cremonese, che fa una partita che sembrava Beckenbauer. No, non Filippo Terracciano, Pietro Terracciano. No, io volevo scegliere un nuovo acquisto, scelgo Pietro Terracciano. Domani ne parliamo, perché adesso abbiamo concluso. Del perché prendi Estupinian se c'hai Terracciano? No, del perché tutti i giocatori che vanno via dal Milan poi fanno delle stagioni incredibili. Però ragazzi, siamo l'anti-Atalanta. Però Terracciano non è che abbia avuto tutte queste opportunità, va detto. No, non lo metti in dubbio. Perché Mondo invece avrà giocato 50 minuti con la maglia del Milan. Gli ultimi 5 minuti ha scartati 4, è arrivato in questo momento il Milan è esattamente l'anti-Atalanta. Sai, l'Atalanta fanno tutti bene lì e poi tutti male quando escono. Il Milan è uguale, tutti male lì, poi escono, sono mostri. Il Manchester United d'Italia, ragazzi, c'è poco da fare. Però il Manchester United almeno inietta soldi, almeno loro esultano. Poi prendono gli schiaffi tutta l'ora, però almeno al calciomercato anche quelli 15esimi l'anno scorso con tutti quei soldi spesi, cioè oltre l'anno che la beffa. Sì, beh, ma tu sei arrivato ottavo, sei fuori da tutto come loro. Però dico, almeno loro calciomercato, no? Se la godono un po', no? Esultano, cose eccetera, in attesa di prendere gli schiaffi durante l'anno. È arrivato Cesco. Beh, noi stiamo trattando Harder. Fai un po'. Va bene, dai, raga, siamo arrivati già alla fine di questa prima puntata, ma la stagione è lunga. La stagione è molto lunga. La stagione è lunghissima e vi prego, passiamola insieme, perché sennò veramente non... Sì, esatto, non fatevi perché ho sentito adesso un attimo di serietà, perché ho sentito tanta gente che dice mi è passato proprio, mi hanno tolto la pelle, mi è passata la passione per il Milan. Il Milan non può passare la passione, il Milan è una fede, soprattutto qui troverete sempre chi vuole bene al Milan, anche se lo critichiamo, perché si litiga anche tra fidanzati, si può anche litigare, perché se non c'è però il Milan è non dimentichiamoci che il Milan è nostro, il Milan è di chi lo tifa. Non glielo lascio di sicuro a loro. Loro sono di passaggio, la proprietà è sempre di passaggio, il tifoso sarà qui anche domani, anche dopodomani, anche in Serie B, voglio dire, anche in Serie C. Adesso non voglio precorrere delle cose, non voglio svelare nulla, ma noi tiferemo sempre Milan, ok? Anche in interregionale, e ci saremo anche domani. Gli altri chi lo sa. Quindi sostenete Radio Rossonera, abbonatevi, fate una donazione, soprattutto seguiteci qua sul sito, sui social, perché vi teniamo sempre informati. Mi sono dimenticato qualcosa? No. Iscrivetevi a Fantalgoritmo, così almeno giochiamo tra veri milanisti. E almeno lì qualcuno che tifa Milan vince, per forza. Nel senso che statisticamente uno deve vincere per forza. Però non sedicenti milanisti, ci sono solo i veri milanisti in questo fatelo perché sapete a che prezzi vengono fuori. Cioè Lautaro portate a casa niente. Massimo Barresi dice buonanotte è fuori budget. È fuori budget. Dice che se tua moglie diventa Giorgio Furlani, però ci sta a divorziare a quel punto. Dice, non è che devi per forza litigare. Va bene, dai, 14.06. Grazie Leo. Ciao a tutti, grazie Jack. Ciao a tutti, appuntamento alle 16 col Talk e a domani con Lunch Press. Oh yes, grazie anche a Morgan. Domani a Lunch Press torna anche Daniele Sporchia, per cui vi aspettiamo qua sempre alle 13. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13.
per fare